Oggi si va al mare. Allora, siamo arrivati al mare, precisamente siamo in una località, si chiama Torre Flavia, è nel comune di Ladispoli e diciamo che le attrazioni principali sono una torre di origine romana prima e medievale poi, che è un soggetto molto interessante, che è poi il soggetto principale per cui sono venuto qui, e alle mie spalle un monumento naturale che si compone di un'area umida dove nidificano degli uccelli, dove ci sono delle specie di animali che usano questa piccola area come rifugio sia durante le migrazioni sia in maniera permanente. È un'area molto carina, molto ben tenuta, viene pubblicizzata come l'unica area gestita da bambini, in quanto penso i bambini delle scuole realizzano cartelli, visitano quest'area e la tengono pulita e sempre aggiornata. Quello che voglio fare sono delle foto al tramonto, diciamo che ci sono pochissime nuvole, quindi non mi aspetto niente di particolare, però essendo la costa tirrenica rivolta a ovest, anche se non ci sono nuvole, comunque il sole nel tramontare dà questo gradiente nel cielo color porpora, color violetto e color rosa, e quindi trovando la composizione giusta potrebbe venire fuori anche una foto, alcune foto interessanti. Adesso però, che manca ancora diciamo un paio d'ore al tramonto, torno al limitare di quest'area umida per trovare qualche spunto, che ho già visto, e fare qualche foto appunto di quest'area che è molto interessante. Per cui ci vediamo tra poco. Allora, in questa inquadratura qui ho preso questo canale e l'ho usata come linea per condurre l'occhio verso il canneto e verso le nuvole in lontananza. Ho anche giocato un pochino con il polarizzatore e ho fatto alcune foto, alcune prove, proprio per vedere l'effetto della diversa polarizzazione. Diciamo che al massimo è molto scura, per cui ho fatto una foto con la polarizzazione massima e poi l'ho ridotta un pochino per non esagerare. Comunque, vediamo come sono venute. Un altro effetto del polarizzatore, di cui non ho mai parlato finora, oltre a quello di eliminare il riflesso dell'acqua o di ridurlo, è quello di aumentare il contrasto delle nuvole, ad esempio, e la saturazione dei vari colori. Quindi in questo caso qui, oltre appunto ad aver eliminato il riflesso e anche, diciamo così, ad aver risaltato il riflesso solo delle nuvole, ha evidenziato questa struttura delle nuvole vere, cioè non del riflesso delle nuvole vere, oltre ad aumentare la saturazione dei colori che ci sono. Diciamo che quest'area non è molto grande, qui forse è il punto un po' più interessante, ma ritengo che sia un'area molto interessante soprattutto per chi fa birdwatching o fotografia naturalistica.
Allora, come avevo accennato prima, questa torre è stata costruita, si dice nel Medioevo, sulle rovine di una vecchia villa romana che all'epoca si poteva ancora intravedere quando c'era bassa marea. È una torre di difesa prima e di osservazione poi. Nel tempo è stata ristrutturata più volte, ma il suo splendore era vissuto nel 1500, tra il 1500 e il 1600. Ci sono state tante dispute connesse al possesso di questa torre, all'utilizzo di questa torre. A un certo punto questa torre era permanentemente guardata, insomma c'era una guarnigione qua dentro di 5 persone, poi si sono ridotte a 3, c'erano dei cannoni, dei moschetti, quindi era abbastanza armata e faceva parte del sistema di difesa costiero del papato, fondamentalmente, insieme ai vari palazzi Orsini, alla torre di Santa Severa, eccetera, eccetera. È arrivata praticamente intatta fino alla Seconda Guerra Mondiale, infatti era molto più alta, era alta 3 piani, quando poi fu bombardata. Qualcuno dice dagli alleati, altri dicono dai tedeschi per non dare punti di riferimento agli alleati, appunto, per un eventuale sbarco, e quindi fu bombardata e rimase integro solo il primo piano, quello che vedete qui. È seguito uno stato di abbandono e quindi, a causa anche del mare che ha eroso la spiaggia, la torre si è ritrovata a 80 metri di distanza dalla costa. Quindi a seguito di mareggiate, eccetera, eccetera, ha cominciato a dividersi, prima in 2 pezzi, poi in 3 pezzi, poi in 4 pezzi, adesso sono 8 i pezzi in cui è suddivisa la torre. Negli anni 70 hanno poi iniziato dei lavori di consolidamento che sono in parte quelli che vediamo qui, ossia questa fascia frangiflutti di scoglio, e ci sono anche, diciamo, delle associazioni che vorrebbero ristrutturarla, però adesso è in questo stato qui. Diciamo che è sicuramente un peccato, visto che fino a pochi anni fa era integra, ma comunque sia ha il suo fascino, anche in questo stato qua, così suddivisa in questi pezzi che si appoggiano l'uno all'altro per rimanere in piedi a tutti i costi. Quindi vediamo le condizioni se saranno favorevoli. Vedo delle nuvole all'orizzonte, quindi sono 2 possibilità: o il tramonto non avrà nessun colore perché il sole viene nascosto dalle nuvole, oppure queste nuvole così lontane acquisiranno un pochettino di colore, quindi la torre potrebbe diventare un soggetto molto interessante, in quanto il contesto è molto interessante. In ogni caso continuo nella mia ricerca di composizioni e vediamo che cosa trovo. Allora, in questa foto qui ho preso questo tronco come linea per condurre lo sguardo sulla torre, peraltro con il grandangolo, anche se sto usando il 18-135, però 18 mm, la curvatura è più evidente, quindi punta proprio verso la torre, e poi la torre in secondo piano. Peraltro qualcuno ha messo 2 conchiglie qui, non so se verranno molto evidenti, però ho provato a includerle nella foto. Non è ancora il tramonto, questa è una foto così di sicurezza che probabilmente potrebbe avere un senso se trasformata in bianco e nero. Ho fatto 2 esposizioni, una per il primo piano e una per la torre, per avere tutto quanto a fuoco, ovviamente, perché il primo piano è molto vicino e quindi con un solo scatto non sarebbe potuto venire tutto a fuoco, e in più ho usato un bracketing di 9 foto per ciascuno scatto, in modo tale da poter poi scegliere se prendere una sola esposizione per ognuna di queste 2 foto, oppure se fare prima un blending per aumentare la gamma dinamica di ciascuna foto e poi unirle a loro volta per far sì che la foto venga tutta quanta a fuoco. Vediamo come è venuta.
Dunque, adesso qui procederò a fare 2 fotografie. La prima che ho appena fatto, in cui il sole è nascosto dalla torre, quindi la torre è un po' in silhouette, anche se tiro un pochettino sulle ombre perché è proprio nera. E in questa maniera ritengo i dettagli della torre e creo questo effetto di aura intorno alla torre stessa. In più l'ho messa sul terzo di sinistra in modo da prendere un pochettino di nuvole e col polarizzatore ho provato un pochettino ad avere maggior contrasto sulle nuvole stesse. Penso che anche questa sarà una foto che trasformerò in bianco e nero, non ne sono sicuro. Adesso però mi sposto un pochino e farò un'altra foto della torre con il sole che invece penetra nell'apertura della torre stessa, provando a fare l'effetto del sole, dei raggi del sole a stella, quindi chiudendo molto l'otturatore e vedendo un pochettino se in queste condizioni viene un effetto piacevole. Vediamo come viene. Vedete quelle persone lì? È un gruppo di fotografi che ha avuto la mia stessa idea, cioè di fare le foto alla location al tramonto. Niente di che, è che però lì avevo trovato una buona composizione che adesso mi sa che dovrò riservare per la prossima volta. Mannaggia. Allora, qui ho trovato queste piante grasse, sembrano, con questi fiori che evidentemente fioriscono in questo periodo, per cui ho fatto delle inquadrature con in primo piano queste piante e la torre sullo sfondo. Ho fatto 2 inquadrature diverse per dare un interesse in primo piano e poi il mistero della torre sullo sfondo. Vediamo come sono venute. Allora, in questa foto qui sto usando sia il fiume, questo diciamo fiumiciattolo, sia questo tronco come linea guida verso la torre, con anche sullo sfondo alcune palme. Il problema è che c'è una marea di gente che diciamo che sta proprio al centro dell'inquadratura, quindi è anche difficile clonarle poi in post-produzione. Adesso aspetto un altro pochino e vediamo se riesco a fare delle foto un po' più pulite. Bene, la giornata chiaramente è finita in un modo in cui non doveva finire. A un certo punto, aspettando il tramonto, ho pensato di
allontanarmi un po' dal luogo in cui ero, anche perché c'era molta gente, per poter fare degli scatti da lontano, magari anche delle lunghe esposizioni, perché in acqua c'erano dei residui di un vecchio molo, quindi poteva venire una foto interessante. La spiaggia si è ristretta molto ed è diventata ciottolosa e a un certo punto ho perso l'appoggio del piede destro e siccome avevo in mano la fotocamera col treppiede, cosa che non faccio mai perché preferisco camminare con le mani libere, per salvare la fotocamera praticamente mi si è girato il piede e sono caduto. Per farla breve mi sono rotto una caviglia. C'è stato un periodo in cui probabilmente avevano fatto una specie di gesso per vedere se si riparava da sola, poi è stato necessario fare un intervento e quindi adesso sono qui a casa a fare la mia convalescenza ed è per questo anche che in questo periodo non ho pubblicato nulla, perché tra ricovero, intervento, eccetera, eccetera, non ho avuto proprio la possibilità fisica. Per cui passerà un bel po' di tempo prima che io possa riuscire e fare le mie solite escursioni, perché ci vorrà un discreto tempo di gesso, più ci vorrà la riabilitazione, poi bisognerà vedere anche come è messa poi alla fine questa caviglia, alla fine di tutto questo processo. In ogni caso, quello che farò è riprendere delle uscite che io ho fatto prima di aprire questo canale, in cui ci sono delle foto di contorno e poi delle foto invece che sono venute un pochettino meglio e che ho elaborato. Quindi vi proporrò il racconto di queste uscite in questi luoghi che ho visitato in passato, sperando che questo sia di vostro gradimento. Chiaramente non ci sarà l'immediatezza del video, ma ci sarà il mio racconto con queste foto che descrivono il luogo. È un po' come si faceva ai vecchi tempi con la proiezione delle diapositive agli amici. No? Uno faceva un viaggio, faceva le diapositive e poi raccontava quello che stavano guardando. Per cui spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se così è, mettete un like, fatemi l'in bocca al lupo per la pronta guarigione e ci vediamo presto sul canale con questa piccola formula che spero che vi possa interessare. Per cui grazie per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta.